si sta concludendo e queste sono le migliori giornate dove ognuno di noi riflette su quel che è successo e quel che sarà, facendo i migliori propositi che probabilmente nella maggior parte dei casi mai si realizzeranno. E purtroppo lo dico per esperienza personale. Oggi però con questo video voglio condividervi alcuni trucchi e strategie per fare in modo che i buoni propositi diventino obiettivi ed infine realtà. In questa lista di suggerimenti parto come base dai 12 passi per definire un obiettivo del libro Goals: How to Get Everything You Want Faster Than You Ever Thought Possible. Obiettivi: come ottenere tutto ciò che desideri più velocemente di quanto avresti mai pensato possibile, di Brian Tracy. Sì, solo il titolo fa libro a sé. Comunque, da questi 12 passi vado a variare, integrare ed aggiungere alcuni trucchetti che ho imparato con il tempo e mi hanno dato ottime soddisfazioni, cercando di mantenere il tutto il più pratico possibile. Sì, i concetti, ma a me piace molto di più la sostanza. Ora, prima di iniziare, ci tengo a sottolineare che ogni persona è diversa, quindi il mio consiglio rimane sempre quello di provare e sperimentare i concetti che andremo a trattare oggi per trovare la soluzione più adatta a te. Allora, step numero 1, parti da un desiderio. Cosa vuoi veramente? Qui c'è un bellissimo trucchetto e non ricordo assolutamente da chi sto rubando l'idea, quella di scrivere su un foglio 25 nostri desideri, cose che vogliamo raggiungere o a cui aspiriamo, ed una volta fatto dobbiamo eliminarne 20. Da qui in avanti dovremo concentrarci solo sui 5 desideri non eliminati, ed ovviamente questi dovrebbero essere e saranno quelli più importanti per noi. E da qui voglio citare Tony Robbins, che diceva: la maggior parte delle persone sopravvaluta quello che può fare in un anno e sottovaluta quello che può ottenere in 10 anni. Quindi concentriamoci sulle cose più importanti senza perdere il focus in migliaia di obiettivi e desideri. Poi un consiglio indiretto di tutto questo è: impara a dire di no ed elimina il superfluo. Ora, secondo step, determina le ragioni per cui vuoi raggiungere il tuo obiettivo. C'è un bellissimo libro che ho più volte consigliato nel canale che si chiama Start with Why di Simon Sinek, il quale spiega tutta la teoria e i risultati che si ottengono cambiando l'approccio e iniziando qualunque cosa che vogliamo fare o realizzare, chiedendoci come prima cosa perché. In questo modo siamo costretti fin da subito a capire se l'obiettivo è giusto per noi e se l'obiettivo potrà veramente darci quel senso di soddisfazione. Insomma, se partiamo dal perché, ci forziamo a conoscerci e a comprenderci molto meglio. Terzo step: devi credere fortemente che il tuo obiettivo sia realizzabile. Se tu stesso pensi che il tuo desiderio o obiettivo sia realizzabile o impossibile, esso sicuramente mai avverrà. Importantissime poi sono le affermazioni e le nostre convinzioni in questo. Una banale affermazione negativa ci può tranquillamente portare in un loop di convinzioni errate e farci cadere nell'irrealizzato. Poi ragazzi, non limitatevi e non limitiamoci, perché tutto quello che vedete da qualcuno è stato realizzato, dalla cosa più semplice alla cosa più complessa. Ma ora passiamo alla pratica. Quarto passo: metti per iscritto il tuo obiettivo. Io personalmente, per scrivere e tenere traccia dei miei obiettivi, uso Notion, dove ormai tengo tutti i miei appunti e la gestione dei miei progetti. Ma vanno benissimo anche carta e penna normalissimi. L'importante è che questi obiettivi vengano messi giù fisicamente e revisionati, controllati almeno settimanalmente, per riportarci nella corretta via. Nello scriverli però dobbiamo considerare quinto e sesto step: determinare il nostro punto di partenza e stabilire una scadenza. Il tuo obiettivo deve essere obbligatoriamente circoscritto in un tempo e misurabile. Deve avere un inizio e deve avere una fine, altrimenti rimarrà sempre un desiderio o un buon proposito che difficilmente si realizzerà. Quindi trasformiamo il classico voglio dimagrire in ora peso 85 kg, voglio perdere 5 kg in 3 mesi a partire da ora e pesare alla fine di tutto questo 80 kg. Settimo step: identifica gli ostacoli sulla tua strada. Il proverbio prevenire è meglio che curare vale ovunque, e quando si pianifica qualcosa, avere una visuale più amplia
ci dà sicuramente un vantaggio. Passo numero 8. Determina le conoscenze e le abilità di cui avrai bisogno o che dovrai apprendere. Ora iniziamo a pesare il tutto. Cosa abbiamo e cosa non abbiamo, e qui sta a noi capirlo il prima possibile. E con lo stesso ragionamento, step 9. Determina le persone di cui avrai bisogno. Qui ci tengo a fare un piccolo appunto. Quando si dice persone di cui avrai bisogno, queste persone devono comunque compiere un servizio o qualsiasi altra cosa che sia sempre sotto il nostro controllo. È un errore grave pianificare un obiettivo affidandosi alla generosità, ad un favore altrui o a qualsiasi altra cosa che non possiamo controllare o misurare. Il vai tranquillo, ti do una mano io, per quanto bello, va evitato a meno che non si possa in un qualche modo quantificare o controllare. Ora che abbiamo bene o male tutto, possiamo passare al 10° step. Crea un piano, creare un piano. Qui, senza che andiamo ad approfondire le varie teorie sulla suddivisione e gestione del tempo e dei compiti, magari ci farò un video in futuro ad hoc, quindi fatemi sapere nei commenti se siete interessati, voglio solo condividervi alcuni trucchetti che io utilizzo per portare a termine, a compimento, i miei piani. La prima cosa da tenere a mente è che le azioni riempiono tutto il tempo che gli viene dato, quindi suddividi bene i tuoi compiti in modo tale che il ritmo rimanga corretto. Poi una cosa che mi aiuta tantissimo a mantenere la sanità mentale è creare una to-do list giornaliera che abbia un unico obiettivo principale della giornata, che se portato a termine mi permette di concludere la giornata coscientemente soddisfatto. Qui poi andrebbe fatto un discorso enorme sulle abitudini ed il legame con i nostri piani ad esse, in modo tale da creare un circolo vizioso positivo. Ma di questo ne andrò a parlare in un video futuro dedicato solamente alle abitudini. Quindi iscrivetevi se non volete perdervelo. Ora passiamo all'11° step. Visualizza il tuo obiettivo continuamente come se già lo avessi ottenuto. Questo fa in modo che le nostre credenze limitanti vengano schiacciate ed eliminate. Poi pensare o immaginare la situazione in cui ci potremmo trovare quando avremo realizzato ciò che volevamo, oltre a motivarci tantissimo, ci può anche aiutare a capire effettivamente cosa vogliamo. Per la visualizzazione un buon trucco potrebbe essere la classicissima vision board, dove vengono collegate immagini ma anche suoni o profumi che ci portano in un immaginario dove il nostro obiettivo è già stato portato a compimento. Poi c'è anche chi crede alla legge dell'attrazione. Io però l'energia la voglio lasciare fuori da questi concetti, però sono fermamente convinto che noi diventiamo ciò che pensiamo e i nostri pensieri generano azioni e le nostre azioni danno forma alle nostre giornate e quindi alle nostre vite. 12° step. Non mollare. Qui in realtà non ci sarebbe nulla da aggiungere, ma voglio lo stesso darvi 2 chicche. Sicuramente è molto più facile non mollare se ci costruiamo una strada in discesa che ci permette di raggiungere prima e meglio i nostri obiettivi. E qui si sfocia nell'argomento produttività e ambiente di lavoro, di cui sicuramente ne parleremo in futuro, ma ho già dato diversi accenni e suggerimenti in questo video. Comunque il concetto principale qui è quello di progettare il nostro ambiente in modo tale che non ci sia nessuna frizione o procrastinazione. Ed in ultima ricordiamoci che dobbiamo amare quello che facciamo, perché nuovamente quello che facciamo è ciò che ci definisce e questa affermazione racchiude il tutto. Crea la vita che vuoi mentre ami la vita che hai. Ora voglio aggiungere un 13° step. Condividi i tuoi obiettivi. Questo ti può dare quel pepe in più che ti fa dire l'ho detto e quindi lo faccio. Se attui questo step, però, è importantissimo a prescindere avere un'ottima cultura dell'errore, cosa che purtroppo non è tipica della nostra cultura. Ma qui potremmo andare a fare tranquillamente un altro approfondimento. Detto e fatto tutto questo, puoi anche spazzare via e cancellare tutti questi trucchetti se alla base il fuoco ed il motivo che ti spinge a raggiungere quell'obiettivo non è abbastanza forte. Questa è una cosa mia, ma sono convinto che è uguale per tutti noi. Io sono molto più stimolato da obiettivi ambiziosi, quindi se volete potete aggiungere anche questa considerazione all'equazione. Ed infine voglio ricordarmi e ricordare a tutti che rimaniamo memorabili se il compimento dei nostri obiettivi non impatta positivamente solo la nostra vita, ma anche quella delle persone che ci circondano. Perciò scrivete i vostri obiettivi pensando anche al vostro vicino. Detto questo, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!